mani abili e attente per un lavoro di dimensione ciclopica, su un monumento che è parte integrante della storia d'Italia. Era ridotta proprio male la Villa Reale di Monza. Perizia da minuteria. Pazienza. Applicazione. Inventiva. Cera e parecchio olio di gomito. Servo! O che amabile visetto, scusa vero, fortunato d'incontrare, si va d'oggetto. Oh, ti vero, favore di incontrare un buon signore. Oh, sì. Kaiserkönigliche Sommerresidenz des Hauses Habsburg in Mailand, la residenza caccanica della Casa d'Asburgo in Lombardia alla fine del Settecento, detta anche la Villa Reale di Monza e oggi perfettamente restaurata. C'era una volta Ferdinand che aveva un cognato a Napoli che si chiamava Ferdinando. Ferdinand era l'erede di Casa d'Asburgo e il governatore di Lombardia. E Ferdinando era re di Napoli e aveva sposato la sorella di Ferdinand. Ferdinand Karl Anton Josef Johann Stanislaus von Österreich, Erzherzog von Österreich, Generalgouverneur der Lombardei und Begründer des Hauses Österreich-Este. Ve l'ho detto con l'accento austriaco perché in realtà lui era Ferdinando Carlo Antonio Giuseppe Giovanni Stanislao, Granduca d'Austria, governatore generale della Lombardia, nonché fondatore del casato Austria-Este, perché si sposa l'ultima erede Este, quelli di Modena. Quindi va ad occupare un doppio potere lombardo e modenese. Era egli in realtà il fratello minore di un signore abbastanza famoso che era Joseph Benedict August Johann Anton Michael Adam, detto anche Giuseppe II, che diventa l'imperatore dal 1765 al 1790. Famiglia vastissima. La mamma, Maria Teresa d'Austria, ne aveva fatti tantissimi di figli, anzi aveva usato il proprio grembo in un qualche modo per occupare i troni d'Europa e per un progetto politico di tipo sostanzialmente integrale. Ferdinand diventa cognato di Ferdinand, il quale a sua volta non ha un nome facile perché
è l'ultimo discendente di Luigi XV di Francia e come tale è un Borbone, ma è anche napoletanissimo e ha un nome che gli corrisponde perché lui si chiama in realtà Ferdinando Antonio Pasquale Giovanni Nepomuceno Serafino Gennaro e Benedetto e diventerà Ferdinando IV di Napoli, terzo di Sicilia, e i suoi nemici sosterranno che sarà in realtà Ferdinando Zero in politica perché perde il regno di Napoli durante la rivoluzione. Il napoletano d'origine francese, mezzo tedesco anche lui per una mamma tedesca, una cosa complicata come in tutte le corti d'Europa, sposa in realtà la sorellina di Ferdinand, Maria Carolina, mi raccomando con la K come Kaiser Königlich, Luise Josefa Johanna Antonia e diventa a Napoli Maria Carolina. La sorella minore invece fa veramente carriera perché si sposa l'ultimo dei Capeti, quello al quale taglierà la testa, poverino, Luigi XVI. Lei fu battezzata come Maria Antonia Josefa Johanna e Maria Antonia diventa Marie Antoinette, la quale poverina perde la testa, sempre per ghigliottina, un paio d'anni dopo il marito nel pieno del terrore del 1793. Ferdinand arriva a Milano, nel 1771 si sposa con l'ultima erede d'Este, con Maria Beatrice, in Duomo, con uno sfarzo incredibile, e poi decide che deve farsi delle case all'altezza del casato. È sempre così, l'ambizione finisce sempre con l'essere edilizia. E gli spetta così ormai di diritto anche la successione a Modena. Vuole anche lui una serie di palazzi che siano all'altezza dei palazzi di famiglia. In fondo lui è nato a Schönbrunn, palazzo formidabile che riprende, grazie a Fischer von Erlach, alla fine del Seicento già, la gloria di Versailles a Parigi. E loro in casa le vogliono queste cose. A Napoli il più grande degli architetti, il discendente nordico Van Vittel diventato Vanvitelli, disegna la reggia di Caserta. Caserta assomiglia di parecchio al peso formidabile di Schönbrunn, Schönbrunn assomiglia a Versailles. Anche Milano, città abbastanza vecchiotta, deve diventare importante come le altre sedi della famiglia intera. E siccome a Napoli Maria Carolina ha la fortuna di vivere in quel palazzo formidabile che è stato inventato da Vanvitelli e che è la reggia di Caserta, si pensa di chiamare Vanvitelli a Milano. Ci farà una reggia uguale. Il progetto di Vanvitelli viene sottoposto al Senato di Milano, perché in realtà è il Senato cittadino che decide se si può spendere. I milanesi rispondono come rispondono spesso: «El costa trop, è troppo caro». E allora Vanvitelli dice: se non avete i soldi per un progetto mio grandioso, vi mando il mio giovane assistente tale Pier Marini da Foligno, che non è affatto un cattivo progettista. Pier Marini mai più se l'immaginava una fortuna del genere, perché in un attimo gli viene messa a disposizione una città intera da riprogettare. Si occupa di Palazzo Reale a Milano, inventa la nuova Scala di Milano perché il vecchio teatro ducale brucia e la ricostruiscono dove c'era una piccola chiesa che viene demolita, e poi affronta il grande progetto, l'Imperial Reggia Villa di Monza, che ha il vantaggio di essere, uno, sulla strada che da Palazzo Reale a Milano porta verso l'Austria, e due, di stare nella città dove riposa e è conservata la corona di ferro, quella che indica il diritto ad essere re d'Italia. È in quegli anni, tra l'altro, che Maria Teresa decide di sopprimere l'ordine dei Gesuiti a Milano e il loro collegio storico, Brera, diventa l'Accademia di formazione per architetti e pittori, ed è lì che Pier Marini avrà la fortuna addirittura di diventare il super insegnante. Lo stile sobrio e elegante di Pier Marini diventa la nuova cifra dell'architettura e avrà un'influenza incredibile su tutta l'Europa. E così diventa definitiva la filiera della grande storia dell'architettura neoclassica,
quella che aveva iniziato la rottura contro il barocco già negli anni di Inigo Jones, quella che aveva trovato nell'olandese Van Campen il primo grande esaltatore, che aveva trovato nella Parigi di Luigi XIV lo spazio per combattere le follie del barocco e la voglia di disegnare in un modo leggermente più severo. E poi la storia accelera di nuovo in un modo incredibile. Di là in Francia si passa dalla Convention alla Révolution, e dalla Révolution si passa al terreur, al terrore, e dal terrore si passa al directoire, e il giovane generale del directoire, in corso non molto alto, corre ventre a terra verso la sua gloria in Italia e rimette le mani sulla villa, perché scopre qua il luogo delle amenità, anzi arriva a fine maggio, passa alcuni giorni a Milano, gli fa troppo caldo, scopre che in Brianza si sta divinamente bene e scopre soprattutto che questa è la più bella tenuta di caccia del mondo, perché tutto il parco è adibito a questo scopo e per questo gioco. Lui andrà a vivere qua vicino su una collinetta a Mombello e qui verrà a caccia con i suoi amici. Un gruppo di giovinastri che non hanno più di 30 anni e vedono la vita come un'opportunità formidabile. E la villa fa parte di questo gioco. Il parco di Monza è tuttora il più vasto parco cintato d'Europa. Contiene il noto Mirabello dove il cardinal Durini teneva la sua sofisticata accademia nel Settecento, il Mirabellino che concludeva il percorso d'alberi per la deambulazione degli accademici e dove questi fortunati alloggiavano, e dove poi soggiornava Augusta Amalia di Baviera, moglie di Eugène de Beauharnais, figliastro di Napoleone e viceré d'Italia. E poi ancora gli edifici romantici successivi, il mulino ancora funzionante, i suoi giardini alla Monet, i portali gotici, i ponti romantici, oggi anche alcune opere d'arte contemporanea di tutto rilievo e una vasta fattoria oggi anche la scuola di agraria. I temporali estivi che nelle Prealpi sono i più emozionanti d'Italia.
1815 finisce il sogno dell'impero e inizia il congresso di Vienna, con il quale si torna allo status quo. L'Austria torna a Milano, però la villa non avrà più la storia formidabile che aveva avuto prima, ormai ha preso una sua strada particolare e inizia un inizio di decadenza che attraverso un secolo intero la porterà alla decadenza definitiva. Attenzione, c'è ancora un momento di gloria quando si forma l'Unità d'Italia. A dire il vero, i re dell'Unità, Vittorio Emanuele, preferisce stare a Roma, anzi è quasi recluso a Roma e appena può va a caccia, ancora perché era la sua arte preferita, dalle parti del Val d'Aosta. Sarà Umberto che scopre il fascino di Monza, perché scopre soprattutto il fascino della grande marchesa Litta, che abita qua vicino. Riprendono i fasti della vita Savoia in gran parte con la regina Margherita. Vi ricordate quella che mangiava il pollo con le dita e quella alla quale è dedicata la famosa pizza? La passione di Re Umberto per la villa, il quale viene qui ancora per il gusto della caccia, e la passione contemporanea della regina Margherita per gli arredi sarà la fortuna dei mobilieri Brianzoli, che qui reinventeranno lo stile del tutto va d'accordo con tutto, lo stesso che andranno ad impiantare in Quirinale a Roma, perché anche il Quirinale è disaredato poiché il Papa, prima di andarsene, aveva portato con sé tutti i mobili. Povero Re Umberto, fiero, politico sottile e amante potente, il quale mentre la regina Margherita mangiava il pollo con le dita e le veniva dedicata la pizza tricolore, si lasciava prendere dalla passione per la vicina di villeggiatura, Eugenia, la duchessa Litta Visconti Arese. Queste stanze private con ricca batteria d'armadi guardaroba furono le prime ad essere restituite con un primo restauro all'uso museale. La camera da letto, il ritratto del re dai baffi a spazzolone e la scaletta per la fuga notturna amorosa in incognito, la sala del trono, rimangono alcuni mobili rimane la bella biblioteca diventata ora credenza per la collezione di maioliche. La sala da bagno e la vasca nella quale fu immerso il regal corpo defunto del monarca assassinato da Bresci per preservarlo nella funesta estate lombarda in attesa dell'arrivo del suo successore. Era la sera del 29 luglio 1900, nel fosco dì del secolo morente, come cantarono poi gli anarchici. Ma tutto il rimanente edificio era in condizioni di abbandono totale. Ora è restituito con un vasto restauro completo. Il grande salone centrale in fondo racconta perfettamente questa storia ottocentesca, nel passaggio dai decori ancora neoclassici di epoca asburgica e piermarignana a quelli successivi, quando i Savoia ovunque vanno posano i loro ricchi e pesanti lampadari di bronzo, il che affratella in realtà la reggia di Monza a quella di Caserta, la quale è afflitta dagli stessi lampioni. Viva l'elettricità, il vapore e la modernità. Conserva ancora il salone lo stemma asburgico con la doppia aquila
che racchiude lo stemma di Milano. Rimangono le grisaille a trompe-l'œil, quelle che raccontano le gioie dei putti, della caccia e l'allegria dei trionfi. Rimangono le grandi panoplie delle armi. E in fondo anche l'androne riassume la storia dell'edificio, perché ha la gloria e la dimensione dell'androne di Caserta e si chiude con un lampione enorme che reca la scritta Fert, quella dei Savoia. La medesima scritta Fert la ritrovo sullo scalone. Imponente lo scalone, è molto bella sempre la qualità dei marmi di Carrara che lo decorano. Ritrovo la medesima simbologia ai piani di sopra, sempre con la corona ferrea a sovrapporta e la incredibile scritta Fert. Che cos'è il significato di questa scritta Fert che appare già nelle decorazioni pariettali del Castello della Manta nella provincia Granda di Cuneo, nel 400? Nasce come motto da appendere al collare quando Amedeo VI decide di inventare un suo ordine che sia concorrente al Toson d'Oro e verrà chiamato l'Ordine del Collare. Potrebbe essere una voce del verbo latino feritulilatum, fert, che vuol dire sopportare e essere in grado di affrontare le peggiori fatiche, tipico di Casa Savoia. Potrebbe venire da foedere et religione tenemur, siamo legati dal patto e dalla religione. Secondo Sansovino è da attribuire ad Amedeo di Savoia che tenne con coraggio la fortezza di Rodi contro i turchi. Fortitudo eius Rodum tenuit. L'interpretazione potrebbe essere un'altra ancora e ve la dico direttamente dalla vasca da bagno del re, dalla regal vasca. Potrebbe essere femmina, erit ruina tua, una donna sarà la tua rovina, il che si addice sia a Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, che di notte urlava "vuoi una fumma" perché voleva qualcuno, si faceva portare anche delle banali prostitute da strada nei suoi palazzi di Torino, oppure si potrebbe riferire al povero re Umberto, il quale per amore della vita alla fine stette a Monza e si fece sparare. La villa viene abbandonata da Casa Savoia, ma non decade ancora. Diventa uno spazio più o meno pubblico e una parte del parco viene tolta per fondare l'autodromo di Monza, grazie all'Automobile Club di Milano. Poi l'anno successivo, nel 1923, qui sotto, nelle parti inferiori della villa, nasce la Scuola delle Arti Decorative e quella che sarà prima la Esposizione di Arti Decorative di Monza e che diventerà 10 anni dopo, nel 1933, la famosa Triennale di Milano. E così nasce il design italiano. Guido Marangoni, deputato di Popolo al Parlamento, insigne critico d'arte e scrittore, oratore facondo, ideò e secondato dalla concorde munificenza di Milano e di Monza, in questa villa già sontuosa dimora di re, ordinò le prime non superate mostre d'arte decorativa a cui tutte le nazioni convennero in fraterna gara di civiltà e di bellezza. Monza rimane scuola di formazione
E questi lacerti di decorazioni parietali sono la più bella testimonianza di quell'epoca che sta fra Liberty e i primi Art Deco italiani, di una città che crede ancora di poter usare la villa come un luogo di identità. La catastrofe avviene con la Seconda Guerra Mondiale, quando la villa diventa luogo per i rifugiati e da quel momento in poi, per mezzo secolo, la decadenza sarà la regola ufficiale della reggia. Ecco come apparivano queste stanze ancora un anno fa. Restauro in corso. Dall'oscurità recente dei tempi ricompaiono le epoche successive, anche quelle accumulate con estrema vicinanza, tentando di coabitare l'una con l'altra. Con tutte le problematiche che la questione pone da sempre. Qual è l'epoca alla quale ci si deve fermare quando l'accumulo degli anni ha mutato l'equilibrio delle cose e delle estetiche? Qual è l'epoca alla quale si potrebbe pensare di tornare? Quella prima con le carte da parati fatte ancora a stencil di stampo neoclassico? Quella successiva quando fu decorato il tutto in Casa Savoia con quel gusto un po' mobile di Cantù? Oppure ancora quelle delle tappezzerie molto più offuscanti che furono messe qua nell'epoca della regina Margherita? Gli armadi sono di un secolo dopo la nascita della villa e facevano da guardaroba Sabaudo. Oggi rimangono i lacerti della loro decorazione. Vanno lasciati a lacerto o vanno reintegrati? Tutte domande alle quali la risposta tuttora non c'è. Fortuna è che i soffitti sono tutti quelli Sabaudi e come tale è stato possibile un restauro che ci dà di nuovo l'impressione di com'era la cosa, almeno in un intervallo di epoca specifico e definito. Questi pavimenti nulla hanno più a che vedere con il parquet di Luigi XIV, quello che è ancora sostanzialmente identico a se stesso a Versailles. Diventano un'altra cosa, hanno una struttura base di abete che forma la pavimentazione vera e propria messa sulle traversine e poi viene decorato esattamente come i mobili lastronati, con una lastronatura più spessa di quella dei mobili. Questa lastronatura serviva ad un decoro rapido che però il tempo ha immediatamente demolito. Prima del restauro, dopo il restauro, ecco il risultato ottenuto. Talvolta il restauro ha ridato il sapore esatto al luogo. Con le porte che scricchiolano. Porte d'epoca e tappezzerie d'epoca ritrovate. Il grande artigianato brianzolo del legno che ritrova la sua legittimazione nei pavimenti. I decori hanno ripreso vita.
Talvolta il recupero è assai commovente perché riprende i pavimenti avendoli riordinati, riprende le pareti, riapplica addirittura le tappezzerie analoghe a quelle d'epoca e risolve gran parte dei decori. E quella pittura da pasticceria ottocentesca con signore nude dall'aspetto burroso, analoghe a quelle di Bouguereau, appese e tornate a vivere al soffitto, con attorno costantemente la lettera U, Umberto, il re. Sono nel rococò, faccio 4 passi avanti e mi trovo nel gabinetto cinese. Non si può non avere un gabinetto cinese. Non lo si nega a nessuno un gabinetto cinese, neanche ai Savoia quando vengono a stare a Monza. E ne troviamo altri analoghi in Piemonte, in giro per l'Italia. Nascono nel Settecento, ma cominciano ad avere successo ovunque in Europa attraverso tutta l'epoca successiva. Le esitazioni sul restauro all'ultimo piano invece hanno trovato una soluzione formidabilmente poetica grazie all'intervento di Michele De Lucchi, il bravissimo architetto e designer, perché qui il passato, la sua distruzione, le ansie, la guerra, lo sfollamento hanno lasciato tornare fuori una serie di interventi fatti da chi stava qua durante quegli anni oscuri. I lacerti degli stencil, le sovrapposizioni cromatiche dei vari passaggi della ridipintura, le capriate recuperate a vista e la rimanenza di alcune carpenterie d'epoca che segnavano questo stanzone detto allora il Belvedere permettono di entrare in una dimensione transstorica. Non è più il passato che conta, ma è la sua evocazione generale, leggera e poetica che ci accompagna. E Belvedere lo è sul serio, perché guarda sull'immensità del parco, con un cannocchiale come quello dei grandi parchi tedeschi e inglesi. Lacerti poetici, testimonianze di un passato evaporato che non può più tornare e che sarebbe anche assurdo restaurare in un modo esagerato. Qui il documento minimo dà un sapore massimo. Restauro avvenuto in tempi ai quali non eravamo più abituati. Un bellissimo esempio di collaborazione fra pubblico e privato. E un doveroso ritorno alla memoria che stavamo perdendo.